Che cosa hanno in comune Tesla, Apple e Daikin? L'ecosistema. Infatti oggi ti voglio documentare gli impianti di questa abitazione, di questa casa nuova che segue quello che è il nostro protocollo a casa zero, che dà la possibilità di sfruttare al 100% l'integrazione degli impianti. Infatti qua ti racconterò quello che è un ecosistema integrato Daikin, con pompa di calore, i muscoli, il cuore pulsante del sistema che permette di fare caldo, freddo e produzione di acqua calda sanitaria. Il caldo con l'impianto a pavimento, e serve un impianto a pavimento, in questo caso qua impianto a pavimento Daikin. L'acqua calda sanitaria con la pompa di calore, come tutte le pompe di calore, e anche il raffrescamento a pavimento, ma serve la deumidificazione che si può integrare nella ventilazione meccanica. Bene, qua anche la deumidificazione e la ventilazione meccanica è tutto Daikin. E l'ecosistema facilita il lavoro. Invece di avere un'applicazione per la pompa di calore che fa l'acqua calda, un'applicazione per i climatizzatori, un'applicazione per il riscaldamento, un'applicazione per la ventilazione meccanica, qua ti racconterò l'ecosistema, la comodità di avere tutto integrato sotto un unico cervello. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Partiamo proprio dal cuore di un'abitazione 100% elettrica, da una casa zero gas, ossia la pompa di calore. Sono proprio nel suo oggetto, sono qua pur patendo il caldo. Perché? Perché sono circondato da zanzare, quindi qua almeno l'aria forse le infastidisce un pochettino. Abbiamo una pompa di calore Daikin in R32 da 8 kW. 8 kW che sono più che sufficienti per andare a riscaldare e rinfrescare questa abitazione qua, che come vedete è un'abitazione ovviamente realizzata recentemente. Infatti il cuore di questo video sarà proprio l'approfondimento legato a tutte le componenti che si possono installare che fanno capo a questa pompa di calore, alla pompa di calore Daikin. Nel dettaglio vediamo che è una pompa di calore monoventola con la sua vasca di raccolta della condensa, che ovviamente sta lavorando in maniera intensa perché siamo in piena estate. Il ventilatore qua sta lavorando e qua abbiamo lo scarico condensa che è unito alla gronda. Pompa di calore splittata che passa qua. Abbiamo visto che è una 8 kW in R32 e con questo prodotto si riesce a gestire l'intera climatizzazione, il comfort di tutto il sistema. Riscaldamento con impianto a pavimento, raffrescamento con impianto a pavimento che ha bisogno della deumidificazione. Fondamentale in queste zone, siamo nel Pavese, zona di risaie piene di zanzare, come vi ho dimostrato, e produzione di acqua calda sanitaria. Sono 4 aspetti legati al comfort ed è fondamentale progettarli in equilibrio. Perché? Perché se io progetto l'impianto di climatizzazione scollegato dall'acqua calda, scollegato dal riscaldamento, scollegato dal fotovoltaico, non si va da nessuna parte. Bene, questo è un esempio di come la nostra filosofia del protocollo Casa Zero, cioè avere una progettazione integrata di tutte le componenti, raggiunge uno dei suoi culmini, proprio perché sotto il cappello Daikin, sotto la domotica di gestione Daikin, abbiamo tutte le componenti, dall'impianto a pavimento Daikin, l'impianto di dehumidificazione Daikin, la pompa di calore Daikin e ovviamente l'unità interna della pompa di calore Daikin. I climatizzatori non sono Daikin, perché? Perché non ci sono, perché è una casa che si rinfresca ovviamente solamente con pavimento e deumidificazione. Entriamo quindi in centrale termica, o meglio in garage, dove abbiamo l'unità interna della nostra pompa di calore. Se ricordate, alcuni video fa vi ho documentato una pompa di calore Daikin che aveva più di 10 anni. Bene, l'estetica non è molto diversa. La struttura è sempre la stessa, quindi un contenitore base quadrata, al cui interno abbiamo un accumulo con scambiatore istantaneo, quindi non ci sono i cicli anti-legionella. Anche qua abbiamo un'evoluzione tecnologica per quel che riguarda l'applicazione, ma la vediamo tra poco, proprio perché sennò c'è il riflesso, non è bellissimo. E con questa pompa di calore il cliente riesce a gestire riscaldamento, produzione di acqua calda e anche raffrescamento. Ovviamente abbiamo qua in alto le partenze per gli impianti domestici e anche i tubi del gas che, essendo una casa nuova, sono stati già predisposti, infatti escono dal piano e raggiungono le partenze, perché questa macchina qua ovviamente ha tutte le partenze superiori per facilitarne l'installazione. Casa nuova, casa zero gas, ovviamente il costruttore ha provveduto anche a installare tutta la componentistica dell'impianto fotovoltaico. Abbiamo un inverter Zucchetti da 5 kW con batterie da 5 kWh. Tanti pochi
in realtà relativamente giusti, considerando anche che il tetto non è così importante, quindi il costruttore ha ottimizzato quelli che sono gli spazi, gli ingombri. Guardando poi l'etichetta, signori, un dettaglio: Daikin Europe. Perché? Made in Germany. Perché sì, queste pompe di calore, per quanto siano Daikin, e Daikin sappiamo essere giapponese, sono prodotte in Europa. Sono pompe di calore europee. E quindi ti voglio lanciare anche in questo video una sfida. Se questo video raggiunge i 5.000 mi piace, vedrò di contattare Daikin per farmi andare a visitare una loro fabbrica, così da capire esattamente come vengono prodotte queste pompe di calore. Eccoci di fronte all'accumulo, vediamo un pochettino dall'applicazione. Come detto, qua c'è un unico cervello che gestisce tutto il sistema. Vediamo un attimino come si utilizza nel concreto, facendo un piccolo focus sulla centralina. Nello scorso video la centralina era ovviamente quella di 10 anni fa, dove avevamo tutti i tasti fisici. Qua invece è tutto molto bello, molto figo, ma riflette. Quindi mi sono dovuto attrezzare per cercare di portarvi tutte le informazioni principali della pompa di calore. Vediamo ovviamente che abbiamo le impostazioni principali per la produzione di acqua calda sanitaria, settata a 46 gradi, il raffrescamento dell'impianto pavimento settato a 17 gradi, l'impianto pavimento usato in raffrescamento è ovviamente il sistema più performante a livello di comfort e anche a livello economico. Perché? Perché lavorare con i fan coil, che è una scelta spesso utilizzata con le pompe di calore, significa far lavorare la pompa di calore di più per abbassare la temperatura. Fuori abbiamo circa 36 gradi e quindi ovviamente la pompa di calore sfrutta il medesimo principio solito, cioè consuma di più in proporzione al salto termico tra le due sorgenti. Se abbiamo 36 gradi all'esterno e 7 gradi, il salto è importante, consumerà di più. Se ho 36 gradi all'esterno, e quelli purtroppo non li possiamo cambiare, anzi saranno sempre di più, e 17 gradi all'interno, quindi con la temperatura dimandata a 17 gradi, il salto è più piccolo, la pompa di calore consuma meno. Si tratta di far lavorare la pompa di calore in maniera intelligente e questo sistema con la sua centralina permette di gestire in maniera ottimale l'andamento della curva climatica. Stesso discorso si fa nel riscaldamento invernale. Ovviamente, come vedete, è l'11 luglio, sono le 3 di pomeriggio, si sta crepando di caldo, quindi durante il video vedrete le goccioline di sudore che aumenteranno sul mio volto, ma abbiamo i loghi principali, quindi il simbolino del wifi che ci garantisce la connessione e anche la nuvoletta che ci conferma che tutto è controllabile da remoto tramite applicazione, cosa fondamentale nei prodotti innovativi. Abbiamo un sistema che deve avere una sua intelligenza e anche per l'assistenza è sempre utile avere una connessione remota, perché nei casi sporadici di guasti, errori, imperfezioni, il centro assistenza può darvi un supporto maggiore se c'è la connessione internet. Siamo in una casa nuova e internet direi che è fondamentale. Trasferiamoci ovviamente un pochettino a vedere tutte le impostazioni qua all'interno della centralina e ci sono le varie modalità. Ovviamente raffreddamento. Se andiamo indietro possiamo vedere anche il serbatoio, il set point del serbatoio che può essere tarato ovviamente. Qua siamo a 50 gradi, direi che è più che sufficiente. Se poi scendiamo su informazioni possiamo vedere anche i dati energetici, quindi i consumi, ingresso elettricità, ci sono tutti i vari fabbisogni, quindi qua per il raffrescamento, qua per l'acqua calda e anche per il riscaldamento, che ovviamente sono a 0. Io vado indietro, posso vedere anche il calore prodotto, anche qua riscaldamento nullo, raffrescamento che ovviamente lavora un bel po', produzione d'acqua calda e la somma totale, e anche il flusso di energia dove si vede come sta funzionando la macchina. Una cosa fondamentale di un prodotto come questo, di avere un unico cervello, è anche la sensoristica, perché maggiori sono i sensori, più è facile individuare l'eventuale anomalia, proprio perché possiamo individuare se la criticità è sull'unità interna e sull'unità esterna. Sono macchine, sono fatte in fabbrica, Daikin è un colosso, ne fa tantissime, quindi ovviamente saltuariamente ci possono essere dei problemi e non bisogna essere spaventati dalle criticità dei problemi. La bravura e la serietà di un'azienda sta nel come si vanno a risolvere questi problemi, e avere tanti sensori e la connessione internet facilita il centro assistenza nell'ottica della risoluzione dei problemi. Quindi se noi andiamo a vedere qua all'interno, vediamo che abbiamo temperatura esterna, temperatura dell'acqua in uscita, riscaldatore di riserva, scambiatore, del refrigerante, la portata che è un aspetto fondamentale nella fase di progettazione. Spesso nessuno ragiona mai sulla portata, ma come vi ho già descritto in un vecchio video è fondamentale considerare sempre la portata, perché portata per delta T, per differenza termica, uguale flusso di calore. Quindi se voglio aumentare il flusso di calore devo aumentare la portata, se voglio ridurre il delta T devo aumentare la portata per mantenere il flusso di calore costante. Quindi sono tutti aspetti fondamentali che un buon termotecnico dovrebbe conoscere.
Spoiler, tanti termotecnici non sanno che bisogna garantire una portata costante per le nostre pompe di calore. Poi la pressione dell'acqua, ovviamente, temperatura dei vari serbatoi, e qui abbiamo 46 gradi che in modalità estiva è più che sufficiente. Quindi adesso abbiamo visto l'unità esterna, abbiamo visto l'unità interna, andiamo all'interno perché mi sto letteralmente sciogliendo per vedere il resto dell'impianto, perché l'equilibrio di un ecosistema Daikin c'è unità esterna che è il cuore, sono i muscoli, unità interna che è il serbatoio ma con il suo cervello, e poi abbiamo le componenti interne, sono quelle che vanno a garantire il comfort all'interno dell'abitazione, perché cos'è che scalda casa? Non è la pompa di calore, la pompa di calore scalda l'acqua, poi quello che scalda o rinfresca casa è l'impianto a pavimento e l'impianto di dehumidificazione. Se l'impianto a pavimento è stato dimensionato male, installato male, con prodotti scadenti, ovviamente posso avere una pompa di calore di altissima qualità come Daikin, ma posso comunque patire il caldo o patire il freddo. Eccoci dentro casa. Signori, non potete capire che fresco fa, ma anzi, vediamo che fresco fa. Abbiamo qua la centralina, abbiamo 25 gradi, 55% di umidità, che non sono temperature necessariamente fredde. Perché? Perché la gestione dell'umidità è fondamentale per garantire il comfort, proprio per un discorso di proporzione di scambio termico del nostro corpo con l'ambiente. Noi dobbiamo cedere calore all'ambiente, abbiamo bisogno che ci siano superfici fredde e su questo l'impianto a pavimento freddo ovviamente aiuta, ma anche solitamente scambiamo con l'evaporazione, quindi con la gestione del cambiamento di fase del sudore che diventa umidità, diventa vapore acqueo. Se c'è troppo vapore acqueo in ambiente, ovviamente scambio di meno e inizio a sentire caldo. Bene, la dehumidificazione è il primo punto di partenza per garantire il comfort dell'individuo. Poi ovvio, serve anche perché se io mando acqua troppo fredda e dimentico la finestra aperta, entra aria umida, c'è il rischio che si formi l'acqua? Il rischio è sotto al 2%, perché? Perché ovviamente il sistema di gestione di termoregolazione va a chiudere le testine termostatiche dell'impianto a pavimento, quindi la bufala del se fai l'impianto a pavimento rischi che si forma la condensa e inizia a pattinare, non ha senso. E qua parliamo di un pavimento che non è un parquet dove più difficilmente si forma condensa, qua è un pavimento che quando è freddo è bello freddo, ma il rischio oggettivo che si formi la condensa è pressoché nullo. Perché? Perché la termoregolazione, il cervello, il secondo cervello del sistema, serve a impedire la formazione della condensa, quindi non c'è rischio di formazione della condensa, al massimo l'impianto si ferma e non manda acqua fredda nel pavimento proprio per evitare la formazione della condensa. Ovviamente non è che si possono fare miracoli, se fuori ci sono 36 gradi, c'è un'umidità al 70%, lasci la finestra aperta, se entri e fa caldo, vabbè, due domande te le puoi fare. Comunque passiamo a una delle componenti fondamentali per il comfort domestico, ossia il sistema di ventilazione meccanica con dehumidificazione integrata, anch'esso Daikin, perché come detto l'equilibrio dell'impianto, dei sistemi, della gestione integrata di tutte le componenti è fondamentale. Abbiamo le bocchette di immissione in ambiente e qua sotto la bocchetta di ricircolo, di ripresa per la dehumidificazione. Il macchinario lo troviamo qua nel disimpegno sul vano scale, quindi se io salgo 2 gradini, il macchinario è qua dentro, con un'altezza di circa 30 cm riesce a essere facilmente installata in un controsoffitto. Anche qua abbiamo una bocchetta e se entro in bagno troviamo anche qua la bocchetta di estrazione che raggiunge il macchinario. Uno dei vantaggi del macchinario Daikin è che riesce a gestire non solo la ventilazione meccanica, quindi l'interscambio d'aria con l'esterno, con i sistemi di filtraggio, ma volendo può fare solo dehumidificazione senza lavorare con aria esterna, quindi prende l'aria in ambiente, la dehumidifica e la rimette in ambiente sfruttando i medesimi condotti. Questo in modalità estiva è pressoché fondamentale. Ovviamente il macchinario è dotato anche di una batteria di post raffrescamento e quindi posso utilizzarlo anche solo come unica modalità di raffrescamento, cioè se sono in mezza stagione e non ho bisogno di rinfrescare in maniera decisa, posso solo con la dehumidificazione avere un'integrazione di qualche kilowatt per il raffrescamento. Ovviamente tutto gestito qua dalla centralina. Qua troviamo la centralina dove abbiamo la modalità di umidificazione attivata, la gestione dei ricambi orari, quindi la velocità della ventola, e ovviamente mentre sto parlando qua ci sono i sensori, sta aumentando l'umidità perché gli sto parlando addosso e ho aperto 2 o 3 volte la porta perché spesso quando registro faccio errori, quindi devo ripetere le cose. Ovviamente questa centralina dotata di sensoristica che cosa va a fare? Va a simulare quella che può essere la temperatura
di rugiada dell'ambiente e se sente che la temperatura dimandata dell'impianto è prossima alla temperatura di rugiada, quindi siamo nelle condizioni in cui in determinati punti della casa, sotto qualche mobile, c'è il rischio di formazione condensa, va a chiudere l'impianto di riscaldamento, in questo caso qua di raffrescamento, va a chiudere le testine per evitare la formazione della condensa. Qua abbiamo le bocchette, è un esempio di come anche la ventilazione meccanica si va a integrare in maniera anche architettonica con i locali. Qua parliamo di una casa nuova, quindi ovviamente arredamento tutto bello granata, quindi mi piace. E ovviamente non si può non pensare a una casa nuova senza un impianto di ventilazione meccanica. L'abbiamo già spiegato più di una volta, le sostanze inquinanti in ambiente, i pollini esterni, il rischio di formazione della muffa a causa dell'elevato isolamento termico e dell'impermeabilità delle pareti e dei serramenti fa sì che in una casa nuova la ventilazione meccanica è pressoché obbligatoria. Qual è il problema? Che spesso non viene mai ragionata. Quindi complimenti al costruttore e a chi progetta queste abitazioni qua, perché è fondamentale riuscire a gestire tutto in equilibrio. Il cuore di questo video è proprio riuscire a trasmettervi l'importanza di avere un unico cervello che faccia dialogare tutti gli impianti. In questo caso, o meglio in questa casa, la ventilazione meccanica, la pompa di calore, la produzione d'acqua calda, il raffrescamento, l'impianto radiante vero e proprio, sono tutti sotto lo stesso cervello, sono tutti prodotti Daikin, che è una delle poche, se non l'unica in Italia, che dà un ecosistema completo. Tanti offrono componenti scollegate, ma componenti scollegate poi hanno difficoltà a dialogare una con l'altra. Ovvio, se una casa già con l'impianto a pavimento, non è che smantello il pavimento solo per montare uno nuovo Daikin che così dialoga con la pompa di calore, ma se devo ragionare da zero, ovviamente avere un unico interlocutore, un unico sistema di gestione, un'unica applicazione è sicuramente un vantaggio fondamentale. Abbiamo parlato dell'applicazione, bene, vediamo che cosa può fare questa applicazione qua. Partiamo ovviamente dalla schermata iniziale della home, dove possiamo notare quelli che sono i comandi di climatizzazione e serbatoio dell'acqua calda, perché siamo in modalità estiva. Ovviamente posso andare a fare la programmazione e quello che vi ho fatto vedere fuori, che ovviamente contro luce non si vedeva benissimo, si può vedere qua. Quindi si può monitorare esattamente i consumi della nostra pompa di calore. Quindi io posso andare a vedere l'elettricità a livello giornaliero, a livello settimanale o annuale, e già qua si vede a livello cromatico la suddivisione tra la climatizzazione estiva, il riscaldamento invernale. Vediamo che i consumi, ok, stiamo in una casa nuova, ma sono davvero bassissimi per questa abitazione qua, quindi estivo oppure mixato, e anche il serbatoio dell'acqua calda sanitaria con i vari consumi che ovviamente variano nel tempo, ma sono relativamente costanti, se non a maggio che hanno iniziato a farsi tante docce, vabbè, si inizia a sudare, quindi si puzza. Ovviamente questi qua sono i consumi letti dalla macchina. Va da sé che avendo l'impianto fotovoltaico e avendo Daikin la possibilità di essere collegata a un relè sull'impianto fotovoltaico, se ho un caso di sovrapproduzione, quindi se la batteria è carica, se l'impianto continua a produrre, bene, io posso andare ad aumentare i set point della nostra pompa di calore. Quindi i consumi che stiamo leggendo adesso dall'applicazione sono consumi misurati dalla macchina, che ovviamente non sono necessariamente kilowattora comprati, perché spesso sono utilizzati dal fotovoltaico e dalla batteria, e comunque posso avere un'integrazione tra la generazione termica, la nostra pompa di calore, e la generazione elettrica, ossia l'impianto fotovoltaico installato. Andando avanti vediamo ovviamente che c'è tutta la parte direttamente nell'applicazione per quel che riguarda l'assistenza e poi vabbè, tutte le possibilità. Di base però io qua posso andare a vedere anche la situazione meteorologica, perché Daikin tra i vari prodotti non ne abbiamo qua installati, ma ci sono anche i purificatori d'aria, quindi è un'azienda che è attenta a quelle che sono le esigenze di comfort e anche di salute negli ambienti. Quando parlo di ventilazione meccanica spesso mi focalizzo forse fin troppo al discorso comfort termico dell'individuo, c'è tutto il discorso anche di salubrità degli ambienti. In determinate zone abbiamo ovviamente il gas radon che arriva dal terreno, poi ci sono i pollini esterni, poi ci sono tutti i vari gas incombusti a volte nei fornelli, per chi utilizza ancora i fornelli. Ovviamente qua siamo in una casa a zero gas, quindi qua gas non ce n'è proprio, l'allaccio non ce n'è, e mi fa strano vedere tante case nuove che ancora hanno l'impianto a metano predisposto. Concludiamo ovviamente sul fatto che l'applicazione ovviamente può essere collegata a Google o Alexa, ma sono quelle le ciliegine sulle torte che però, ragioniamo sempre, stiamo progettando una casa nuova, se non lo faccio adesso che ho queste comodità qua, quando le devo fare? Ed eccoci, un altro cantiere documentato, è un cantiere particolare, ve l'ho dimostrato, è una casa nuova in un quartiere di case nuove, ma ripeto, se non si progetta casa con intelligenza, con un unico sistema su una casa nuova, quando lo si dovrebbe fare? Ovvio, spesso su una casa fatta e finita
può essere più complesso andare a progettare un sistema integrato con tutti i vari impianti, ed è proprio in questo contesto che la famiglia di prodotti Daikin riesce a dare il massimo, cioè avere un sistema integrato, quello che noi sponsorizziamo da anni. Bene, in questo caso qua è stato messo in pratica con un equilibrio degli impianti, uno che dialoga con l'altro. Manca solo fotovoltaico, ma chi lo sa, forse un domani Daikin arriverà anche con l'inverter fotovoltaico. A parte gli scherzi, questo è un esempio di quello che significa progettare con attenzione e anche avere il supporto di un'azienda come Daikin che permette un'integrazione tra tutte queste componenti. Quindi sono curioso di leggerti nei commenti. Se questo video è stato per te utile, lascia un bel mi piace, ricondividilo con parenti, amici e niente, noi ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ne!